Ciao, benvenuto o ben ritornato nel mio canale. Sono Madalina, sono un'illustratrice e come la maggior parte degli artisti ho trovato su Instagram il posto giusto per condividere la mia arte e per entrare in contatto con illustratori di tutto il mondo. Nella comunità artistica di Instagram ci sono continuamente sfide mirate a disegnare di più e con più costanza, sfide che ti mettono alla prova su temi diversi da quello che fai di solito, sfide che possono darti visibilità e aprirti nuove opportunità. Una challenge davvero popolare è la Draw This in Your Style. Questa sfida consiste nel ridisegnare e quindi reinterpretare l'illustrazione dell'artista che ha lanciato la sfida. C'è persino un account Instagram chiamato Draw This Challenge che raccoglie tutte le sfide di questo tipo. Solitamente lo vado a consultare quando ho un po' di tempo da dedicare a qualcosa di diverso. In questo caso la sfida è stata lanciata dall'artista Liana He, è un'artista che seguo e che mi piace molto perché ha questo stile molto femminile e gioioso, e un po' mi ricorda anche lo stile Disney. Non ci sono regole quando si tratta di reinterpretare il soggetto di un altro artista. Per questa sfida si può anche copiare l'illustrazione di pari passo e prenderla come un esercizio. Io cerco di variare quantomeno la posizione del soggetto pur mantenendo le caratteristiche simili, come in questo caso l'acconciatura e l'abbigliamento o le decorazioni. Cercare delle variazioni, soprattutto per quanto riguarda la posa e l'espressione, è un buon allenamento artistico e secondo me dà anche più soddisfazione alla fine. È comunque importante mantenere un certo grado di riconoscibilità perché sarebbe questo lo scopo della sfida. Ecco quindi che ho utilizzato la stessa combinazione di colori e gli stessi accessori natalizi. Per variare la posa di un soggetto ti consiglio di usare reference. In questo caso mi sono ispirata alle pose ed eleganza delle ballerine. Infatti ho inserito le loro scarpette rosa come segno distintivo. Per quanto riguarda invece la parte prettamente pittorica, ho deciso di utilizzare la carta satinata Canson Heritage, che di solito evito. Oltretutto ho fatto il disegno direttamente sulla carta perché non avevo voglia di ricalcare con la tavoletta luminosa. Sapevo che avrei rischiato di rovinare la carta con la gomma da cancellare e infatti in alcuni punti si sono formati dei piccoli pallini. Per quanto riguarda gli acquerelli, ho utilizzato gli White Nights, che ho comprato giusto un anno fa, ma che utilizzo poco, nonostante mi piacciono molto sia come resa che come delicatezza.
Il fatto è che nell'ultimo anno ho dipinto meno ad acquerello perché ho iniziato ad utilizzare anche gli strumenti digitali. E non pensavo avrei mai detto che dipingere in Photoshop porti via molto più tempo che dipingere ad acquerello. Il fatto di avere a disposizione un'infinità di strumenti e la possibilità di modificare continuamente il disegno ti porta inconsciamente a diventare molto scrupoloso e precisino e di conseguenza puoi impiegare anche una settimana per finire un'illustrazione. Ecco, quando ho iniziato a rendermi conto di ciò, ho deciso di alternare lavori ad acquerello a lavori in digitale, proprio per mantenere la spontaneità e anche per fare quei piacevoli incidenti che rendono il dipinto più interessante e bello da guardare. Sicuramente qualcuno ha delle domande in merito a come ho scelto il colore per le ombre e il loro posizionamento. Prometto che prima o poi farò un video specifico in merito, ma nel mentre ti lascio in descrizione sia il mio corso dove ne parlo, sia il video dove dipingo l'incarnato e le ombre sull'incarnato. Aiuta in questo senso osservare molto il comportamento della luce e fare tanti piccoli studi. Io per prima cerco di fare attenzione a questo aspetto e a migliorare. Penso di aver detto abbastanza in merito a questa sfida. Spero che la troverai di ispirazione e che vorrai farla anche tu. Scrivimi nei commenti quali sono le challenge di Instagram a cui ami partecipare e che trovi più utili per un artista. Ti auguro un buon Natale e un buon inizio per l'anno nuovo e noi ci vediamo ormai a gennaio con delle belle novità e tantissima arte. Ciao!